Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a questo nuovo video sul canale di Triber. Per questo video ho pensato di portarvi qualcosa di abbastanza divertente, almeno secondo me, ma che spero che possa anche farvi un po' da esempio. Ciao Triber e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Triber's Life. Bene, solitamente siete abituati a vedere Carlo che vi presenta quello che sarà appunto la puntata e poi passa la parola a me o a Triber Reader che vi spiega un po' quello che può essere la ricerca di bug o la categorizzazione di un bug. Oggi abbiamo invertito i ruoli. Carlo impersonificherà uno di voi, vi farà vedere quello che è l'approccio che lui è abituato a avere nel momento in cui va alla ricerca di bug e io vi darò qualche informazione in più fermandoci su quelli che possono essere o gli errori più frequenti che vengono fatti durante le campagne oppure maggiori dettagli sui bug che Carlo troverà durante appunto lo svolgimento di questa ipotetica campagna di bug finding. Bene, lascio la parola a Carlo e ci vediamo tra poco. Ok, ciao a tutti, eccoci qua subito sul sito che dobbiamo andare a provare a testare, o meglio che io devo provare a testare. Dunque, questa è ovviamente l'home page del sito che stiamo vedendo. Come prima cosa io proverei a vedere, di capire di che cosa si tratta, ma immagino che siano mutui fondamentalmente. Mortgages, per chi non lo conosce, significa mutui, quindi posso comparare e fare dei mutui fondamentalmente. Quindi vai a prolungarlo, farne uno nuovo. Qui vedo diversi mutui, vediamo se clicco su more rates. Ah, ok, perfetto, mi apre una tabella, important information, un po' di cose, controlliamo che qualche link funzioni, è sempre una buona cosa. Benissimo, vediamo un attimo questo punto insieme. Molto spesso i link nascondono dei broken link o comunque dei collegamenti corrotti che non aprono poi la pagina destinazione per i quali sono stati appunto messi lì. Come avete notato, Carlo ha fatto tasto destro e ha aperto una nuova scheda nel browser. Questo è un comportamento consigliato, lo potete fare per non perdere la pagina principale, quindi per aprire magari più schede contemporaneamente, in modo tale da rimanere sul punto dove state testando e andare a verificare che i link che si trovano in quella pagina aprono le pagine corrispondenti. Ovviamente queste informazioni valgono semplicemente per un test esplorativo. Se nel manuale ci dovessero essere invece informazioni specifiche all'interno degli use case, mi raccomando, seguite sempre quelle indicazioni. Tornando a all'azione che ha fatto Carlo, nel caso in cui voi doveste aprire una scheda e dovesse apparire un messaggio di about blank nel campo degli indirizzi della scheda del browser, non è un bug, semplicemente potrebbe essere legato a quel link, quindi dalla pagina principale, un JavaScript o una qualsiasi altra funzionalità e nel momento in cui voi andate ad aprire in una nuova scheda non è possibile farlo e quindi il browser elabora quella richiesta con pagina vuota. In quel momento vi conviene ritornare alla pagina principale dalla quale siete partiti e cliccare semplicemente col tasto sinistro per vedere se in effetti viene aperto un JavaScript, una pagina nella pagina, un iframe, una qualsiasi altro componente che non prevede l'apertura in una pagina secondaria. Torniamo con Carlo e andiamo avanti. Qui mi sembra tutto abbastanza chiaro. Giusto per controllare i tasti principali che funzionino, immagino di sì, ma essendo i tasti principali c'è il rischio di trovare dei bug molto importanti, come per esempio dei critici. Proviamo per esempio quindi ad aprire questi, giusto per vedere se questi funzionano. Vediamo un po' il range consultation, questo soprattutto molto importante. Vediamo se questo, ok, sì, vorrebbe aprire Skype, non gli faccio aprire Skype, ma fa niente. Altro aspetto molto importante, come avete visto Carlo ha cliccato sul numero di telefono all'interno della pagina dei contatti. Normalmente, soprattutto sui desktop, difficilmente viene aperto un programma che si occupa di effettuare realmente la chiamata. In questo caso Carlo ha installato sul suo device Skype e quindi il numero di telefono è stato connesso all'app di Skype. Nel caso in cui non fosse successo nulla o fosse stato visualizzato un messaggio di impossibilità di completare la chiamata, non è un bug ma semplicemente non avete sul vostro device installato un'applicazione che permette di effettuare delle telefonate. Prova call now, immagino che ci riporti da qualche parte, vediamo giusto solo per provare. Sì, perfetto, c'è proprio tutto il form in cui posso andare a fare una call. Proviamo a cliccare compare offers, giusto per vedere un po'. Anche qui tutto funziona, contact us, anche questo ovviamente è un'area molto importante, chiaramente perché visto che il servizio è fare delle vendite di questo tipo, qua funziona tutto, questo funziona. Quindi non mi sembra che ci siano enormi bug nelle funzionalità principali. Proviamo per esempio ad aprire un calcolatore di mutui, provare un pochino a giocarci un pochino e vedere se tutto funziona. Diciamo che voglio comprare una residenza principale, 1 milione di franchi. Come annual household income, un 45.000, che ne so, sto
sparando chiaramente cose e già mi dice che non è abbastanza. Ok, forse siamo tutti un po' poveracci per questo tipo di case. Facciamo una casa un po' più sensata. Vediamo se clicco su Show Offers, vediamo un po' se funziona. Ok, funziona. Così dando un'occhiata principale, le cose di base mi sembra che tutte funzionino. Bene, come avete visto, Carlo sta provando e sta entrando nel dettaglio di ogni pagina, andando proprio a testare quelle che sono le funzionalità che il website offre. Questo è il migliore approccio che potete adottare per andare alla ricerca di bug di valore, perché nella realtà utilizzare la stessa metodologia di ricerca vi porta a trovare più o meno gli stessi bug o a non trovarli nel caso in cui non fossero presenti. In questo caso, essendo un website che si occupa e che offre mutui, è giusto andare a provare se il simulatore funziona correttamente e se rispetta i parametri per i quali appunto è possibile sottoscrivere con loro ad esempio un mutuo, così come sta facendo Carlo. Torniamo in home page e continuiamo a vedere un po' le cose dell'home page. Vediamo per esempio se tutti i link qua funzionano, controlliamo, diamo un'occhiata veloce, ma mi pare proprio di sì. Per esempio vediamo financing certificate anche, vediamo anche questo. Facciamo un, come al solito, next, main place, appartamento. Ok, anche qui mi costringe. Ok, quindi tutti i controlli mi sembrano sensati. Ok, anche qua posso muovermi. È un pochino... non si capisce. Ah no, queste sono le quotes. Ok, questo per esempio potrebbe... questa è una cosa più di usabilità, però mi hanno subito messo fuori uso le quotes, che pensavo fossero delle freccette. Invece le freccette effettivamente sono queste, e posso fare scroll infinito, oppure posso addirittura muovermi col mouse. Molto molto carino. Ecco, e qui siamo davanti a quello che potrebbe essere un work as design. Carlo è stato tratto in inganno dalle quotes, quindi dalle virgolette che delimitano il feedback che l'utente ha lasciato su questo website. Sembrerebbe appunto come usabilità che quelle fossero proprio le frecce per fare lo slide del carosello. Nella realtà non lo sono. Per fortuna Carlo se ne è accorto, perché altrimenti avrebbe potuto segnalare erroneamente un bug. In questo caso non è un bug ovviamente, è una scelta del cliente aver scelto le virgolette molto simili a quelle che possono essere le freccette. Però, come avete visto, ragionandoci un po' su come ha fatto Carlo, si riesce a evitare di segnalare falsi bug. Comunque insomma mi sembra che tutto funzioni molto bene. Attenzione, l'avete visto? Non so se l'avete notato. Questo ovviamente non è un bug super importante, ma è comunque un errore che si può segnalare. Se scorriamo queste immagini, vediamo che sono fluide. Lo scorrimento le fa ingrandire e disingrandire in maniera molto fluida. Però, attenzione, qui c'è una sorta di scatto. Questo per esempio potrebbe essere un bug che andrebbe segnalato. In effetti questo è un bug graphic. Ovviamente parliamo di un bug di severity low. Sicuramente saranno presenti bug con un valore per il cliente maggiore, però in effetti Carlo ha riscontrato un bug per quanto low ed è giusto comunque segnalarlo. Ok, eccoci qui sul bug form. Allora, ovviamente questo bug form non è quello natio di una campagna su questo sito, chiaramente. Campo additional fields, quindi sarà diverso, no? Chiaramente. Però proviamo a invece andare a compilare il bug form. Ovviamente qui andremo a caricare il video del bug. In questo caso ci serve sicuramente un video, perché vi ricordo che il bug è qualcosa che si vede con un'azione, quindi non posso fare uno screenshot per farlo mostrare, quindi assolutamente serve il video. Poi se richiesto anche lo screenshot. Poi proviamo a compilare proprio il bug form. Allora, come tipo di bug io onestamente metterei graphic e come severity low. Qui mi ha lasciato il mio dispositivo, mettiamo bug replicability always. Come titolo forse io metterei qualcosa del genere, quindi scorrimento del carosello va a scatti quando si scorrono più chiare e specifiche immagini. Bene, fermiamoci un attimo in quello che è uno dei punti nevralgici di quando andate a compilare un bug form. Carlo ha scritto sintatticamente nella maniera corretta il titolo. Tra le parentesi quadre va indicata la sezione o la funzionalità che è impattata dal bug. In questo caso Carlo è nella home page, quindi home page è corretto. Non usate spazi, ma fra le quadre mettete soltanto quello che indica la pagina o la funzionalità intaccata. A seguire, dopo il trattino, una breve spiegazione di quello che è il bug. In questo caso Carlo ha scritto scorrimento del carosello va a scatti quando si scorrono specifiche immagini. È sicuramente corretto, ma non va a definire il bug nella realtà, perché questo bug appunto si manifesta nel momento in cui passiamo dall'ultima alla prima, quindi quando si è
arriva alla fine del carosello e si riparte dalla prima immagine. Sarebbe stato molto più corretto scrivere proprio questo. Ha scelto come replicability always. Adesso vediamo come compila la description step by step. Probabilmente questo bug è più collegato al scorrimento infinito del carosello, cioè al fatto che noi possiamo continuare a scrollare verso destra, arriva all'ultimo elemento, si riallaccia al primo, e quindi nel riallaccio c'è qualche bug, nell'animazione di riallaccio c'è qualche errore, immagino. Come step by step descrizione possiamo dire aprire il link del sito, scorrere verso il basso e come ultima cosa forse andrei a specificare meglio quale carosello, quindi scorrere verso il basso fino al carosello degli advisors, per esempio, potrebbe essere una cosa sensata per indicare a quale carosello ci stiamo riferendo, ecco. Ovviamente come risultato aspettato possiamo dire lo scorrimento è fluido senza intoppi. Per quanto riguarda invece il risultato trovato, possiamo dire che perfetto. Ha descritto correttamente gli step che ha fatto per arrivare al carosello, specificando anche qual è il carosello affetto da questo bug. Ha spiegato cosa si sarebbe aspettato e che cosa nella realtà ha riscontrato. Benissimo, quello che ha riscontrato è molto più chiaro del titolo, quindi se vi accorgete che avete scritto in maniera più definita la tipologia del bug, magari rileggetelo il titolo e correggetelo prima di inviarlo. Ricordatevi sempre di indicare la data e l'ora in cui l'avete trovato il bug, perché è molto importante. Quindi non ha inserito giustamente gli allegati. Ovviamente qui la cosa migliore sarebbe quella di riprendere l'animazione, quindi di far vedere che lo scorrimento è fluido e arrivati all'ultima, ripassando dalla prima, vengono visualizzati appunto questi scatti grafici. Ovviamente in questo caso lo screenshot è molto difficile. Quello che si potrebbe fare è, nel momento in cui avete estratto il video che andrete poi a caricare, fate uno screenshot andando a fare play and stop quando appunto si verifica il pallocco più grande o il pallocco più piccolo. Bene, per adesso ci fermiamo qua e ci vediamo al prossimo appuntamento di Tribers Life. Attenzione, ringrazio Carlo che si è prestato e soprattutto ce n'è ancora da vedere perché il suo test esplorativo è durato un bel po', quindi vi aspetto al prossimo appuntamento. Beh, grazie Fabrizio per i commenti, direi che c'è tanto da imparare, da migliorare. Io devo dire che il mio punto debole è sempre stato, almeno per quanto ho visto nelle campagne passate e nei bug che ho caricato in passato, un po' la severity. È una cosa che sbaglio sempre e mi sto impegnando per migliorarla, ma comunque faccio fatica e quindi capita che è una cosa su cui mi vengano tolti punti. Nonostante questo, personalmente penso che comunque è sempre meglio buttarsi e scrivere il bug come meglio si crede, perché l'importante non è guadagnare o perdere quei 20, 30, 50 punti esperienza, ma è far arrivare il bug al cliente e ottenere il payout. Quindi chiaramente, avendo trovato un qualsiasi bug che sia di valore o non, l'importante è poi farlo arrivare. Se anche si sbaglia tra virgolette nella consegna e nella compilazione del bug form, si può imparare nel tempo. Questo ovviamente non è un invito a fare le cose male o a scrivere quello che si vuole nel bug form, ci sono delle regole e vanno rispettate, perché sennò se il bug non è chiaro potrebbe venire rifiutato. Quindi l'idea è ovviamente sempre fare del proprio meglio, però chiaramente non è che la compilazione di un bug form in maniera perfetta deve essere un ostacolo. In sintesi, al primo posto c'è quello di reportare il bug e al secondo posto c'è quello di reportarlo bene. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento se volete che magari riproveremo o rifaremo questo form, eventualmente anche con un altro Triber Coach o un altro Triber Leader o un'altra persona che andrà a cercare bug. Quindi davvero fatemi sapere cosa ne pensate, visto che è un po' una sorta di tipologia di video nuova, e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.